Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di ottobre 2023. Ragazzi, abbiamo la carta del matto, nuove avventure. Ora, vi ricordo come sempre che queste sono letture sugli affetti in generale, quindi adattate voi la lettura alla vostra realtà, può essere sia una realtà familiare, di amicizia, piuttosto che di coppia. Se siete single, ho già pubblicato l'oroscopo dei single, lo trovate nella playlist del canale o nell'elenco dei video. Le letture comunque sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi trovate il link sotto nella descrizione del video. Ragazzi, YouTube sta facendo un po' di cambi, quindi non è più facilmente trovabile la descrizione. Cliccate sul titolo del video, vi si apre una specie di finestrella, c'è scritto altro sotto, voi ricliccate su questo altro e si apre tutta la tendina. Sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche qui e lo trovate anche nelle informazioni del canale. Ok, partiamo subito con la stella e un re di bastoni, ragazzi. Imperatrice, il sole. Devo dire che con questo matto il diavolo, 8 di bastoni è appeso. Con questo matto all'inizio della lettura è come se ci fosse una nuova spinta, una nuova energia in questo periodo. Partiamo dalla stella. La stella è una carta di speranza, è una carta di obiettivi, è una carta che mi dice che qualcuno qui ha un punto d'arrivo, ha un progetto, ha appunto un obiettivo che sta puntando. Potrebbe essere questo re di bastoni o l'imperatrice, una delle due. Il re di bastoni potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, potrebbe essere il partner, magari un padre. E ho come la sensazione, scusate che qui no, ho come l'idea che per qualcuno sia una questione legata ai figli. Faccio prima spostare la pietra. Perché abbiamo sia l'imperatrice che il sole. Se non è una questione legata ai figli, perché non è per tutti quello il caso, può essere legata a una questione di amicizia, di anche lealtà per qualcuno. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Ripartiamo dalla carta della stella. 5 di spade, e cavaliere di spade. Ho come la sensazione che abbiate bisogno, sentiate questa esigenza di puntare in alto, di stare in alto. Stare in alto vuol dire avere grandi obiettivi, ok? Però in qualche modo con questo 5 di spade c'è qualche questione che si aggroviglia un pochettino. Potrebbe essere la testa, considerato che è una carta di spade, o le energie che sono intorno a voi, ragazzi. Abbiamo anche un cavaliere di spade, come la sensazione che ci sia una certa fretta, probabilmente, nel raggiungere questo obiettivo, una certa irruenza, mi verrebbe da dire. Se fosse una persona, questo cavaliere di spade che è intorno a voi, potrebbe essere anche un po' invadente, giusto per darvi qualche dettaglio in più in modo da capire a chi fa riferimento la figura. Andiamo a vedere il re di bastoni.
Abbiamo un fante di coppe e un 5 di pentacoli. Fortemente sento questa cosa tra genitori e figli, ragazzi. C'è un 5 di pentacoli al contrario e tenete presente che qui c'è un diavolo. Ci potrebbe essere qualche condizionamento, qualche impossibilità a muovervi come voi vorreste verso questo sogno. Probabilmente c'è qualche cosa che si incastra nell'energia qui. Con questo 5 di spade c'è una sorta di confusione mentale, potrebbero esserci dei pettegolezzi, potrebbe esserci dei malintesi. Andiamo a vedere l'imperatrice. 8 di pentacoli e 6 di pentacoli. Dunque, considerato che qui abbiamo un 5 di pentacoli al contrario, che è una carta che parla di dipendenza economica non è un lavoro dipendente, ok? È come se in qualche modo dipendete a livello di potere personale, che può anche essere caratteriale piuttosto che appunto monetario da qualcuno, perché qui vedo che c'è la voglia di una propria stabilità, c'è una voglia di gestire la propria economia, di avere per qualcuno è proprio un lavoro. L'imperatrice può essere un progetto nuovo o parlare di quella stabilità materiale. Ricordo che un'imperatrice ha un impero. C'è un punto di arrivo a cui voi volete arrivare. Per qualcuno può essere la maternità, per qualcuno la stabilità, il potere personale, il creare nuovi accordi, nuovi scambi commerciali, nuove alleanze, mi viene da dire. Se siete in una coppia, magari state convivendo, può anche essere che magari in questo momento particolare il o la vostra partner sia quello che lavori mentre voi no. Andiamo a vedere il sole. Abbiamo un 4 di coppe e un re di bastoni che è uscito un'altra volta. Ripeto, secondo me avete un potenziale nelle vostre mani, ma non sapete come gestirlo. Probabilmente è un periodo, a causa di questo 5 di spade, dove non vedete le possibilità che avete intorno, non riuscite a dominare la vostra energia, non riuscite probabilmente ad espandervi, è proprio la chiarezza mentale che manca qui. Ho come anche la sensazione che abbiate bisogno di una conferma da parte dell'altro o dell'altra. È come se ci fosse una voglia di collaborare da parte vostra che in realtà non vi è richiesta. Cioè, come se voleste fare più parte di una relazione o della vita dell'altra persona, ma in realtà non vi viene chiesto. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere questo diavolo, perché qua abbiamo l'eremita. E asso di bastoni. Devo andare a vedere anche il 9 di bastoni, ragazzi, perché qua tutto quello che sento, considerate che anche qui avete il diavolo, sento avventura sessuale. Il diavolo comunque è una carta di lussuria. È vero che abbiamo l'eremita, però è anche vero che abbiamo l'asso di bastoni. Quindi ho come la sensazione che potrebbe esserci un incontro molto intimo, però alla fine sono quegli incontri che sì, magari c'è una grande passione, ma poi alla fine ci si sente soli lo stesso. Non c'è una reale unione a livello emotivo. È passione e basta. Chimica. Bisogno, mi verrebbe da dire. Quando c'è il diavolo è sempre un bisogno. Non è un atto di amore per il piacere di dare, ma è per soddisfare un bisogno egoico. Allora, l'otto di bastoni è spiegato da un 8 di spade, da un imperatore e da un 7 di bastoni. Qui forse prima ho detto 9 di bastoni, però è un 8.
Dunque, vi dico che nella seconda parte della lettura, con questo 8 di bastoni, arriverà una comunicazione che destabilizzerà il vostro senso di certezza, quindi è come se il punto di arrivo, che era l'imperatrice, qui l'imperatore diventa il contrario. Ok, quindi ho come la sensazione che qualche cosa nel vostro modo di vedere le cose cambierà. La sensazione di solitudine comunque l'avvertirete, questo ve lo posso dire, nonostante magari abbiate la persona di fianco a voi. Andiamo a vedere l'appeso, perché l'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose. 4. No, questo è un arcano minore. 3 arcani maggiori, ragazzi. Temperanza, 10 di spade che è l'arcano minore della morte, diavolo e carro. Qui bisogna lasciare indietro certe tossicità, rimettere in equilibrio le cose, ma grazie a questo appeso riuscirete a vedere le cose da due punti di vista, quello emotivo e quello mentale. È come il ok, me ne vado da questa tossicità, me ne vado da questa lussuria, me ne vado dal sentirmi vuoto, dal sentirmi più che vuoto, dal sentirmi solo. Ma è una notizia che arriverà, qualche cosa che vi diranno, suppongo, perché qui i pettegolezzi sono tanti inizio mese, quindi le cose che sentirete. Il 5 di spade parla anche delle vocine che potreste sentire nella vostra testa, però è proprio una questione mentale qui, una chiarezza mentale quella che manca. Può anche essere che manchi una chiarezza di intenzioni, come se per esempio siete in una relazione con qualcuno da poco, relativamente poco tempo, ho come la sensazione che qui si debba capire da che parte va la relazione. Andiamo a vedere un oracolo e poi un angelo. Ok, anche questa carta, ragazzi, vi parla di una nuova fase. Vi ricordo che qui avete il matto, è un arcano numero 0, sì, la carta dell'impulso, dell'inizio, delle nuove avventure, dei nuovi capitoli. Parla anche di trasformazione, di crescita, di una mente che cambia. E qui lo vediamo con la carta del sole, ok? L'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista e quello che prima non era chiaro in questa parte della lettura, nella seconda parte di ottobre, secondo me diventerà chiaro. Ma se avete anche bisogno di passare attraverso questo incontro intimo, che può essere per molti un incontro passionale, guardate in questo mazzo è particolarmente bella la rifigurazione del diavolo, però è come se doveste vivere queste esperienze per rendervi conto di che cosa non va, anche in base alle comunicazioni che vengono fatte durante questo incontro. È come se doveste capire, è come se dovessero arrivarvi delle bandiere rosse in questo incontro, cioè come un qualche cosa che vi fa rizzare le antenne. Quando c'è qualche cosa che stride in quello che ci dicono gli altri, non sottovalutiamo mai il nostro intuito. E poi abbiamo Camera. Questa è una carta che vi invita a imparare dalle esperienze passate e vi invita anche a creare nuovi ricordi, perché le esperienze del passato servono per creare la saggezza, però non bisogna vivere nel passato, bisogna solo usarle per strutturarci, per imparare a difenderci, ma bisogna focalizzarsi su quello che abbiamo adesso. Come vi posso dire? Fissare, renderci conto bene, fissare una foto, fissare un'immagine di quello che abbiamo adesso. Andiamo a vedere un angelo. Ritirarsi,
Difatti qui poi come carta finale abbiamo il carro che parla di uno spostamento, di un cambio di direzione, di una scelta. È tempo di staccarsi dal mondo. Qui avete anche l'appeso a fine periodo, ragazzi. Sento che potrebbe farvi bene prendervi un momento per voi, per detossificarvi. Mi parlano anche di fegato, quindi può essere utile che qualcuno cerchi di curare particolarmente il fegato, quindi magari limitare le bevande che lo appesantiscono come il caffè, il vino, e piuttosto prendere delle tisane depurative. Ricordate che il fegato è collegato alla rabbia. Rimanere arrabbiati per tanto tempo, e normalmente quando c'è il diavolo parla anche di quel tipo di energia un po' repressa, può causare danni al fegato, ok? Quindi cercate di detossificare e di prendervi un periodo per voi stessi, per studiarvi, per capirvi, per trovare la vostra verità, per trovare quella chiarezza mentale che qui vi manca. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile, che sia stata di ispirazione. Potete farmelo sapere con un like, con la vostra iscrizione, con un commento. Se avete piacere potete condividere, fare una donazione o abbonarvi al canale. Per quello che riguarda l'abbonamento, in quei video tratto temi di metafisica, spiego cos'è l'energia e come lavorare con le energie. Mentre per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo, è appunto cucito sulla persona, ma è un percorso che si basa sul lavorare le credenze limitanti. Però è una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!